Ciao a tutti amici di WeDrive e bentornati sul nostro canale. Prima di iniziare questo video, dove oggi andremo a trattare e scoprire un pochino meglio insieme il cambio ZF, cambio a convertitore di coppia, vi invito ad iscrivervi appunto al nostro canale, attivando anche la campanellina delle notifiche per ricevere la notifica su tutte le prossime uscite, seguirci sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram e soprattutto tenervi aggiornati anche con i nostri articoli sul nostro sito www.wedrive.tv. Bene, cambio ZF, cambio molto importante, differente dai cambi automatici che abbiamo analizzato nei precedenti appuntamenti, in quanto qui non abbiamo una doppia frizione, ma bensì abbiamo una tecnologia a convertitore di coppia che andremo adesso ad analizzare un pochino più dall'aspetto tecnico. L'azienda ZF è un'azienda autonoma, quindi questa rappresenta già una prima differenza molto importante, ovvero abbiamo un'azienda che dal 1915 inizia la sua produzione di componentistica per l'industria dei trasporti, quindi non solo automobilistica ma anche navale e dell'automazione industriale. Un'azienda che nel tempo, ovviamente potremmo dire circa dagli anni 50, entra anche nel mercato italiano installando la propria componentistica e i propri prodotti su mezzi di produzione italiana. Questa è una caratteristica abbastanza importante in quanto vediamo come un'azienda abbia focalizzato le proprie energie, la propria ricerca, il proprio sviluppo su precise componentistiche e non come altre case automobilistiche o altre aziende che producono differenti componenti. Anche qui sì, sicuramente non abbiamo un interesse focalizzato solo su cambi a convertitori di coppia, ma principalmente rappresenta il suo prodotto più importante, quello più diffuso e che è stato visto poi montato su differenti tipologie di auto. Infatti ultimamente si è conosciuto molto di più poiché è stato installato dal gruppo FCA su modelli quali Giulia e Stelvio, ma nel tempo ha visto il suo utilizzo anche su case automobilistiche quali Audi, BMW, Land Rover, Jaguar ed anche Porsche che avevamo trattato nell'appuntamento di settimana scorsa per il cambio PDK. Ebbene, Porsche adotta il cambio ZF su modelli quali Cayenne Diesel e Panamera S Hybrid. Ora, la tecnologia utilizzata per il cambio ZF è una tecnologia differente. Io ho provato a studiarla e ve la riassumo brevemente come un involucro al cui interno abbiamo tre principali componenti, ovvero una pompa che è il principale disco dotato di alcune dentature, alcune ali sulla parte più estrema di questa circonferenza che è direttamente collegato al motore. Dall'altra parte invece, collegato alla trasmissione, all'albero della trasmissione, abbiamo un altro disco, anche questo dentato, che è la turbina. Al centro invece abbiamo lo statore. Ora, il complesso di questi tre elementi ha funzionamento e riesce a svolgere il suo compito, ovvero appunto quello di avere possibilità di poter gestire la coppia motrice grazie all'impiego di un particolare olio che grazie alla rotazione esercitata da questi dischi, che è centrifuga, riesce a trasmettere dal motore all'albero di trasmissione una coppia variabile e quindi di conseguenza avere la possibilità di poter, in base alla marcia, alla velocità inserita, scaricare questa potenza di coppia sulle ruote della trazione. Punti molto importanti di questo cambio sono l'estremo comfort che riusciamo ad ottenere e percepire attraverso l'utilizzo di questo e negli ultimi tempi un gradevole aumento della velocità delle cambiate, cosa che nei primi modelli, partendo dal presupposto che non era stato nelle sue prime evoluzioni un cambio molto apprezzato in quanto veniva utilizzato su macchine di grossa cilindrata o comunque su auto di segmento grande o molto grande, che di conseguenza montavano quindi dei motori con una coppia motrice molto elevata, e questo cambio riusciva ad averne sì un'ottima resa con l'integrazione appunto a queste tipologie di motori, ma non riusciva ad avere velleità o doti sportive e allo stesso tempo non rappresentava un cambio divertente
o comunque economico. Negli ultimi tempi questi due aspetti negativi sono comunque rimasti, ma molto migliorati. Basti infatti pensare all'utilizzo che se ne è visto nel gruppo FCA, appunto come detto precedentemente, in Alfa Romeo Giulia e in Alfa Romeo Stelvio, dove la tecnologia è stata capace di poter aumentare questi aspetti sportivi nell'intelligenza di cambiata, e ha reso anche difficile ultimamente poter distinguere, poiché alcuni marchi presentano sullo stesso modello ma con differenti motori differenti tipologie di cambio automatico. Quindi basti pensare che si può scegliere per alcuni marchi un'auto che non solo ha un differente motore ma anche un differente cambio automatico, proprio poiché è relazionato alla cilindrata e alla quantità di coppia che esso deve esprimere per poi poter avere una guida più o meno sportiva in base alla richiesta del conducente al momento della guida. In linea di massima, negli ultimi anni è stato un cambio che è migliorato tantissimo, è stato utilizzato appunto anche per modelli un po' più sportivi, e possiamo anche dire che è un cambio che è stato molto rivalutato negli ultimi tempi, in quanto soprattutto nel mercato nazionale non lo si aveva come riferimento o comunque come cambio altrettanto valido quanto poteva essere magari scegliendo un modello non solo di produzione, potremmo dire nazionale, quindi del gruppo FCA, ma anche al di fuori. Lo si è rivalutato in maniera molto più positiva rispetto a 15-20 anni fa, quando appunto vedeva il suo utilizzo su modelli votati più al comfort, a lunghe tratte autostradali e quindi quasi del tutto privo di velleità sportive. Dal punto di vista tecnico possiamo dire che sicuramente è un cambio che ha una facilità di utilizzo un po' più immediata rispetto a un cambio a doppia frizione, in quanto non se ne percepisce quasi l'inserimento di una marcia rispetto ad un'altra, che è un aspetto comunque molto particolare, in quanto comunque la variazione di marcia è ovviamente presente come in tutti gli altri cambi. Bene, questo video volge così al termine, spero di avervi dato qualche informazione in più rispetto in relazione appunto a questa tipologia di cambio automatico. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualche aspetto di questo cambio che vi incuriosisce o che insieme potremmo nei commenti appunto andare a discutere, a parlarne insieme. Iscrivetevi al canale, come già detto all'inizio, seguiteci anche sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram e soprattutto date uno sguardo sempre al nostro sito www.wedrive.tv. Ciao ragazzi!